amici del bosco, una vera sfida oggi. Stiamo per creare un carotaio. In questo video impariamo a costruire un carotaio e soprattutto a preparare la terra migliore per far crescere le carote. Prima di tutto dobbiamo muovere la terra. Carlo sta usando il piccone, sta usando la forcavanga. Dobbiamo riuscire a creare un bello spessore di terra già abbastanza soffice, ma poi creeremo delle sponde per avere veramente una terra da carote. Prima di andare avanti però mettete un bel like subito sulla fiducia. Per questa struttura si possono utilizzare i più disparati materiali. Ho usato dei tavelloni di terracotta, tra l'altro riciclati, ma si possono utilizzare delle tavole di legno oppure anche creare delle sponde con dei materiali naturali, fare degli intrecci, ma si può anche non utilizzare niente e creare una baulatura con appunto il terreno che avremo raffinato e ammendato nel modo corretto. I nostri tavelloni sono proprio di riciclo, li abbiamo recuperati come scarto di cantiere, sono anche un po' rotti, quindi siamo andati a sistemare con qualche mattone in più le parti mancanti. La dimensione del carotaio è stata un po' decisa dallo spazio che avevamo scelto, abbiamo appoggiato il carotaio ad una staccionata e dei materiali che avevamo a disposizione, quindi è venuta 2,30 m di lunghezza, larga 40 cm, una misura perfetta per poter poi muovere la terra con degli attrezzi. Il rastrello per esempio ci sta preciso, perfetto. La profondità che si deve raggiungere per far crescere bene le carote dovrebbe essere meno di 40 cm, ma si può anche lavorare per andare ancora più in profondità. I tavelloni ci permettevano di salire sopra il suolo di circa 25 cm, ma abbiamo lavorato anche più in basso. Questa parte qua ovviamente non verrà buttata, ma verrà lasciata in fondo al cassone. Per avere delle belle carote il suolo è la cosa più importante ed un suolo ricco di argilla è difficile per far crescere bene le carote, in quanto trattiene molta acqua e quindi potrebbe favorire marciumi e anche si compatta tanto e quindi la radice fa fatica a scendere. Vedi, con tanto lavoro tutta la terra diventa buona per le carote, guarda. Solo che la stiamo setacciando. Un terreno sabbioso, sciolto è il suolo migliore, quello che ci serve. Se non abbiamo questa condizione di partenza la possiamo creare. Nel nostro caso siamo partiti da un terreno anche particolarmente asciutto a fine estate e quindi abbiamo setacciato prima tutto. Abbiamo setacciato la terra per rompere bene le zolle e poi abbiamo aggiunto gli ammendanti. Vedi che sta già prendendo forma, guarda! Con il tocco creativo di Carlo che con 4 scarti dal cassonetto ti ci tira fuori un mondo. Io sto setacciando la terra. Quindi il nostro suolo è composto di terra setacciata di campo, compost ben maturo, mi raccomando, sabbia, serve la sabbia silicea e anche un po' di biochar. Noi ce l'avevamo a disposizione, anche quello setacciato in piccoli granuli, se non ce l'avete non importa. Non abbiamo messo tantissima sabbia aggiuntiva perché ci siamo resi conto che in questo punto specifico del mio orto il terreno è già abbastanza sabbioso e l'abbiamo scoperto facendo la prova del barattolo. La prova del barattolo è abbastanza semplice da fare, ma l'abbiamo spiegata bene nei dettagli insieme a Cristiano all'interno del corso suolo, se volete approfondire. Quindi l'argilla è questa, no, l'argilla è solo lo filino. Questo filino qua su, ora ne dovrà cadere ancora un po'. Il limo è questo qui. Il limo dovrebbe essere questo. Da una prova del barattolo abbiamo capito che il nostro terreno in questo caso è particolarmente sabbioso, quindi l'aggiunta di sabbia non è importante che sia elevata, diciamo tra il 5 e il 10%, in base a quante ne abbiamo, in base a che tipo di sabbia abbiamo. Importante è aggiungere sabbia silicea e non calcarea, ovvero quella che si trova nei distributori di materiale per l'edilizia. Facciamo quindi un piccolo strato, un paio di dita più o meno a occhio su questo quantitativo di terra. Sarà talmente tanto forzato questo sistema che gli dovrai sempre dare energia. Compost, pacciamatura, resti delle piante, cioè il terreno dovrà crescere perché lui ora si siederà, è sabbia. Ora qua giù nella parte bassa un po' di biochar di quello grosso ci dovrebbe aiutare a, come dire, mantenere arieggiato la parte più profonda del nostro letto. Ci metteremo circa 30 litri di compost, considerando una buona aggiunta di compost a metro quadro di circa 8-10 litri. Noi andremo a lavorare anche in profondità e non solo in superficie, quindi sarà un po' come fare
3 volte il nostro metro quadro, quindi alla fine aggiungeremo una trentina di litri di compost. Chiaramente sono tutte aggiunte che si possono fare a nostro piacimento in base alla fertilità del suolo che abbiamo e a tutte le caratteristiche intrinseche del luogo dove andiamo a lavorare. Ci siamo e si comincia a riempire. Un nuovo carotaio può essere avviato per un lungo periodo dell'anno. Se non siete riusciti a farlo in autunno, da febbraio vi consiglio di preparare il vostro carotaio e cominciare a pensare alle semine di primavera. In questo modo si riescono ad avere carote veramente per tutto l'anno. Noi abbiamo fatto una semina autunnale delle carote, per questo bisogna scegliere delle varietà adatte. In genere però le carote si seminano per gran parte dell'anno, a partire da fine inverno, febbraio, fino appunto all'inizio dell'autunno. Il periodo peggiore per far crescere le carote in realtà è proprio l'estate, quando fa molto caldo e quando è difficile poi farle germinare, perché bisognerebbe stare a bagnare la terra di continuo. È un pezzettino dove abbiamo messo tanta energia, tanto lavoro, e quindi è bene che raccogliamo la maggior quantità di prodotto possibile. Questo significa che se possiamo fare non solo una semina di carote, ma anche una consociazione con altre piante, può funzionare. Meglio seminare le carote in fila piuttosto che a spaglio, perché si possono gestire meglio le erbe spontanee. È importante eliminare le erbe spontanee perché sono particolarmente fastidiose per le carote, anche per questo creiamo proprio questo spazio protetto. Noi abbiamo fatto anche un esperimento: da una parte abbiamo messo appunto soltanto 2 file di carote, dall'altra parte del nostro carotaio abbiamo alternato le file di carote con altri ortaggi, che sono ortaggi che si maturano molto presto, quindi dovrebbero così aiutarci a lavorare il terreno, ma poi li elimineremo ben prima che le carote cominceranno ad avere un certo sviluppo. E quindi abbiamo messo rucola e ravanelli. I semi di carota sono piccoli, quindi non vanno molto in profondità, massimo 1 centimetro, impiegano tanto tempo a germinare, quindi ci dobbiamo ricordare di annaffiare poco, ma sempre. Avere uno spazio così delimitato aiuta a proteggere meglio semi e piantine. Noi abbiamo messo un telo ombreggiante perché ancora faceva abbastanza caldo, ma un telo può servire anche per l'effetto contrario, insomma per difendere da un periodo in cui comincia già a fare abbastanza freddo, ma anche dalle possibili predazioni di per esempio uccellini che vogliano venire a scegliere i semi dalla terra. Un po' di pacciamatura aiuta, naturalmente all'inizio un po' leggera per non andare a rendere difficile la vita alle piantine che devono salire, poi mano a mano si può aggiungere anche una bella pacciamatura, anche perché nei mesi invernali queste carote dovranno svilupparsi anche nei mesi freddi. Avere una terra coperta fa sì che si raffreddi meno. Questo carotaio adesso lo devo controllare spesso, andrò a togliere le piantine spontanee e andrò tra un po' di tempo anche a diradare le piantine delle carote, si saranno troppo vicine. Alla fine infatti tra una carota e l'altra non devono esserci meno di 5 cm, ma forse anche qualcosa in più. Questa poi è anche una scelta personale e dipende anche dallo sviluppo potenziale della varietà. Comunque si vanno a diradare se sono nate troppo, in modo da consentire a tutte di svilupparsi bene. Il carotaio è fatto, tutto con materiali di recupero, a parte un secchio di sabbia che avevamo preso appunto dove si vendono i materiali edilizi, e i semi anche abbiamo comprato quelli delle carote. Gli altri ce l'avevamo e niente, adesso aspettiamo che crescano. Fate il vostro carotaio e buone carote a tutti! Ci vediamo al prossimo video, ciao!